Inoltre abbiamo il fatto di quei 3 che ci sono saltati sulle mine e di cui non è detto che non potrebbero chiederci conto, perché forse è un reato anche di fare qualcosa di pericoloso se non si ha il permesso di fare. Certo che di seccature potremmo averne. Altro che, in fondo sarà meglio che il tipo parli e che si sappia come li intendono. Qui viviamo troppo tagliati fuori dal mondo. Tu dici che può essere addirittura il governo? Dico questura, prefettura, tribunali e tutto il resto che un governo significa. Noi ce ne siamo dimenticati da un anno che siamo qui, ma loro in un anno è facile che si siano rimpannucciati, tant'è vero che adesso c'è il treno che passa qui sotto, mentre l'anno scorso te lo potevi sognare. In sostanza, voi parlate di frumento che avete sull'aia. Questo è nella sostanza, avete già idea di quanti quintali ve ne vengono, quanti pesati e quanti, a occhio, quelli da pesare ancora. Chi siete voi? Per chiedercelo. Se non è che questo, potete dare un'occhiata a voi stesso. Solo vorrei rinfrescarmi la gola prima di procedere. Permettete. Sei venuto a provocarci? L'hai sentito che abbiamo poco tempo? Questo significa che non abbiamo molta pazienza. O qui ti si prende per le trombe del sedere, ti si fa volare. Fin dove hai lasciato quel tuo motorino? Curioso. Pensavo che foste più ordinati nelle vostre riunioni, parlate tutti insieme. E così nessuno può dire la sua e siamo sempre allo stesso punto. Che farsa vuoi tirarci a recitare? Tu pensa a dire la tua e noi ti diremo la nostra. Ma non vedete che ci vuol anche minchionare? Allora ho la parola. In breve, io immagino saprete che cosa sia il catasto, come che cosa siano le mappe catastali, ne avrete vedute. Terreni e case, miniere e officine, con le rive dei fiumi e i fiumi stessi, e con le spiagge del mare tutto è segnato sulle mappe del catasto entro una rete di linee sottili le quali indicano a chi appartenga il terreno tale e a chi l'officina tale e a chi la tal casa in proprietà non d'altro limitata
che dà il diritto dello Stato di riscuoterne un tributo. Queste mappe combaciano tra loro così esattamente che non un angolo di tutta la terra e nemmeno la cima dell'Etna con i suoi crateri ne risulta escluso, cioè risulta, in parole povere, privo di proprietario. Quello che non è del Tizio è del Caio, e quello che non è di nessun Tizio e nessun Caio è dell'amministrazione pubblica, del demanio. Le coste lungo il mare, le rive dei fiumi, i crateri dei vulcani sono appunto luoghi che i governi ricoprono della proprietà loro, perché nulla vi sia al mondo che figuri senza proprietario e che faccia nascere equivoci, cioè incoraggi iniziative di persone non munite di diritto, ereditato o acquisito o non fosse altro che tolto in prestito, circa lo sfruttamento dei beni. Chiaro? E che un terreno lo si veda incolto, che una casa vi appaia disabitata, o in abbandono, o anche in maceria, che tutta una plaga sia coperta di acquitrini, e un villaggio con le porte tutte sprangate, e una provincia mettiamo interamente deserta. Non significa mai che manchino di appartenere a dei proprietari. Quel terreno è incolto per il semplice fatto che il suo proprietario ha le sue buone o cattive ragioni di lasciarlo incolto. Qualcuno vorrebbe coltivarlo. Si informi chi ne sia il proprietario, poi vada da lui, gli offra un prezzo di vendita o un contratto di mezzadria, un contratto d'affitto. E se il proprietario è contento, non vi sarà carabiniere che possa impedirgli di coltivare quel terreno abbandonato. Mentre se io non ho finito, mentre se dicevo, quest'uomo che vorrebbe coltivare il terreno incolto considera quel terreno come una isola deserta che abbia scoperto lui in mezzo al mare e che non figuri su nessuna carta, su nessuna mappa. E se di conseguenza, invece di accordarsi al riguardo col proprietario, piglia su e coltiva il terreno e vi porta l'acqua e lo semina, lo pianta e ne fa un verziere ricco di prodotti, tanto da renderlo il più invidiato di tutti i terreni intorno e lui stesso da rendersi un esempio d'uomo laborioso, ogni carabiniere può chiedergli dove sia il pezzo di carta da cui ha ricevuto l'autorità per trasformare il luogo. Così allora succede, ogni carabiniere può trattarlo.
come se egli fosse un vagabondo e Lazzarone come se fosse un ladro e può dirgli basta e mettere un fermo a tutto quello che lui ha fatto. E anche portar via lui, come se l'ho detto fosse un ladro. Hanno proprietari. I deserti che i nomadi attraversano. Volete concedergli la parola? Io non ho finito. Grazie. Il carabiniere di cui ho parlato è il proprietario stesso a mandarlo. Ma il proprietario ha osservato che cosa succede del suo terreno. Quando era incolto non vi cresceva che gramigna o erba da fieno. Ora egli vede che ha dato tanti quintali di patate, tanti di frumento, tanti di gran turco, e vede i terrazzi in cui è stato sistemato, i canaletti che vi sono stati scavati per irrigarlo, l'acqua che dal sottosuolo vi è stata portata alla superficie, e vede come sia rigoglioso, vede che è un giardino. Cambia per questo nella sua vecchia idea di tenerlo incolto. Converrebbe anche a lui di averlo come è ora. Perché dunque si chiede castigare l'uomo che è stato così bravo da trasformarlo? Egli ha abusato, è vero, non è in regola, si potrebbe anche dire che gli ha mancato di rispetto. Sciocchezze, un uomo così bravo non può perderlo ed è l'unico, un uomo simile, per cui valga la pena che il terreno non torni incolto. Non gli manderà il carabiniere che farà invece? Offrirà lui l'accordo che l'uomo avrebbe dovuto cercargli. Si è sempre in tempo. E chi ama qualcuno di fiducia e manda dall'uomo costui in luogo del carabiniere a offrire il contratto che l'uomo preferisca, di affitto a canone se preferisce, oppure di mezzadria. Non so se mi spiego. Con tanto al proprietario e tanto al coltivatore delle patate, del frumento, del gran turco, eccetera, eccetera. Per le case, in proporzione delle nuove tasse, si potrebbe convenire un affitto non molto più elevato di quello anteguerra. Per i locali adibiti a un'attività industriale e commerciale, l'affitto dovrebbe essere un po' più serio, idem per il mulino. Poi vi sarebbe da fissare un tanto a compenso del terreno occupato dai lavori di scavo per l'acqua e dalla diga e dal bacino per la centrale elettrica. Poi un forfait per il consumo dell'acqua, uno per l'energia elettrica e un tanto come affitto per il camion. Ma no! Ma l'acqua è la nostra! Ma l'energia elettrica siamo noi a produrla. Ma le case, come le case? E che c'entra il camion? Qui il discorso è un altro. Storia e anche il terreno.
Tu davvero credi che potresti mandar qui i carabinieri e che i carabinieri verrebbero? Ah, Ma non verrebbero. E tu sai che non verrebbero perché i tuoi padroni e tu per loro sapete da un anno che cosa stavamo facendo noi. Tu sei venuto l'anno scorso e hai visto che toglievamo le mine e non hai fiatato. E hai lasciato per loro che continuassimo a toglierle. Poi ci hai visto che costruivamo le case e hai lasciato che continuassimo anche con le case, senza dire una parola per impedircelo. E hai lasciato che vangassimo il terreno, sempre senza dire una parola, e hai lasciato che lo concimassimo. prego, posso dimostrare che venivo per mio conto a quel tempo. Ma tu ora non puoi pretendere nulla, né vi sono carabinieri che possano aiutarti in nulla. Da quali case succede che i carabinieri riescano a cacciar via chi vi abita? Tu lo sai tutto questo, e se sei qui a pretendere è per via di me e del ricatto che credi di poter fare a me. Ma che dici? Dico quello che dico. Egli contava a chi avessi paura di lui ed è qui per questo a pretendere, perché contava che io per paura vi portassi tutti ad avere anche voi paura e a sottomettervi e a cogliere le sue proposte d'accordo. Sono io ai suoi occhi che faccio qui la sua forza, ma dovrei starci a fargliela, io non ci sto. E tu puoi mandare i carabinieri e voi ragazzi pensate che avreste con voi tutta la provincia a gridare e a muoversi se loro vi toccassero. Ecco il punto. Credo che egli abbia dell'altro da dire, non lo dici? No? Ma non è questo che mi occorre. Allora cos'è che vuoi? Solo un colloquio tra noi due. Dove? Noi abbiamo fatto la Repubblica e voi? Non solo non avete contribuito a farla, non solo. Non avete nemmeno votato per farla, ma non vi siete addirittura accorti che c'era da farla. Ma guarda un po'. Ognuno poteva ricordare dapprima che il villaggio cominciasse, dapprima che l'Andi Rivieni terminasse, da secoli prima di aver sentito dire che occorreva mandar via il re e fare una repubblica. Di cooperative come questa ve ne sono in Italia migliaia. Sì, voi la considerate speciale. È stato in circostanze speciali che l'avete messa su. Nessuno ve lo nega, ma che cosa si può dire che sia nel suo risultato e nel suo significato? Che cosa si può dire che sia se non una cooperativa? Sì, voi avete tolto le mine, tutto a rischio vostro, per quasi 400 ettari di terreno, ma oggi che c'è il governo della Repubblica che provvede a toglierle coi suoi specialisti e gli strumenti adatti, non ha più molto senso che l'abbiate fatto. Così pure le case e il resto che avete ricostruito. Oggi non ha più la minima importanza che vi siate sfondati a farlo senza essere del mestiere. Confrontate d'altra parte quello che avete speso in energia con quello che avete ottenuto. Siete in tanti, mica una famiglia a 150, 160.
e lavorando quindi 16 ore al giorno. È come se foste 300, come una fabbrica con 300 operai, ci pensate? In un anno che cosa è capace di produrre una fabbrica con 300 operai? Si tratta di 100.000 giornate lavorative, 800.000 ore. Voi avete impiegato 800.000 ore di energia per rattoppare 4 case, rimediare qualche metro di diga e rimettere in sesto un paio di rogge. E ripulire dalle mine alcune centinaia di ettari di terreno, un risultato economico piuttosto mediocre, dovete convenirne. Pur contando che avete anche arato e seminato e raccolto. Il grano, il gran turco già, ma quanto? Più o meno il fabbisogno per voi stessi. Sapete che se voleste venderlo a prezzo di lavoro, dovreste chiedere 8-9 volte di più di quello che vale sul mercato. 8 volte di più, 9 volte di più, mentre l'America te lo fornisce a metà addirittura di quello che vale in Italia. Non solo non ci perde nulla, ma anzi ci guadagna. Il grano, sa il Padre Eterno che cosa si crede che sia. Oro? Ma se non si è in grado di produrlo come l'America, che ci spende sì e no 3 minuti lavorativi al quintale, è meglio lasciare che ce lo fornisca tutto. L'America, sì, bisogna allinearsi con gli altri paesi, limitarsi a produrre le cose che non ci costano più energia produttiva di quanto ne costino altrove. Rubinetti? Rubinetti. Strofinacci? Strofinacci. Perché c'è ormai un mondo solo, in fatto di economia, e chi si apparta perde il treno, anzi è lo stesso che se corresse a piedi dietro al treno. Con la vostra economia di villaggio voi non avete prodotto in un anno che l'equivalente di quanto 10 operai di fabbrica producono in un mese. Correte a piedi dietro a un treno, potete continuare? Vi si schiantano i polmoni se non vi fermate. E almeno aveste da vivere con tutti i comodi, con birra gelata, con acqua corrente calda e fredda, con una luce elettrica che non sia a scartamento ridotto, con un jukebox e un po' di dischi di boogie woogie, ma neanche per sogno. Vi siete fabbricato un paese, ma è antico che avete potuto fabbricarvelo, vecchio, con la cucina collettiva, sì, ma che va a legna e a forza di donne fisse lì davanti. Mica una che va da bombole di PV gas. E coi cessi di collettivo come lo sono, uno per ballatoio in tutti i casamenti costruiti per i poveri al principio del secolo, senza che vi si abbia il collettivo anche di un po' di igiene. Il lavoro è ricchezza, cari voi, non meno che ogni materia prima e non meno che ogni mezzo di produzione. Anzi, non meno che tutti e due insieme. Non si può farne spreco, né si può sopperire a un'arretratezza tecnica con un di più di lavoro. Sarebbe antieconomico. Oggi è col lavoro che si misura l'economicità di una cosa. E col lavoro in sé, non col denaro che ci può volere per procurarselo, col lavoro in sé. Il denaro che ci vuole può essere poco o nulla, ma il lavoro è pur sempre energia e occorre sempre calcolarlo al suo massimo, al massimo di mercede qui da noi, o al massimo di bisogni. Provate per esempio a calcolare quello che rappresenta in lavoro il vostro grano. Ci pensate a quanto dovreste venderlo se voleste pagarvi il lavoro che vi avete impiegato? Diciamo a mercede media o anche a minima. Se poi ci calcoliamo il lavoro notturno, se ci calcoliamo lo straordinario per straordinario, se ci calcoliamo che si è prima sminato con tutto il rischio. Non è sul mercato che potremmo pagarcelo. Ci vorrà sempre qualcuno che faccia il contadino, anche se non si può pagarlo. Ci voleva sempre chi si adattasse a vivere più squallidamente degli altri. Del resto chi lo sa?
se ci vuole. Sono 10.000 anni che lo facciamo e può darsi che sia finito di doverlo fare, può darsi che non ci sia più bisogno di continuare a farlo. Il punto è un altro, non il farlo o non farlo, ma come farlo. Vi sono già paesi in cui viene fatto con criteri che l'hanno cambiato. Pigliate l'America, pigliate la Russia. Poi chi se ne frega, ci voglia o non ci voglia. Lo faccia chi ci si diverte. Vi ci divertite voi. È perché non siete contadini, se vi ci divertite, o perché vi ci siete messi di puntiglio, perché il terreno che coltivate era lo stesso, che non ci fosse con le mine, che c'erano prima che voi le toglieste. Ma dite un po', uno troverebbe da vivere in città, se ora ci venisse, ci troverebbe da fare qualcosa per cui potesse mangiare e tutto il resto, e vestirsi, eccetera, eccetera. Ma cos'è che succede? Ho fatto tardi. Ma voi? Potevate anche chiamarmi quando è stato da mungere. Beh, non ci abbiamo pensato con quelli che se ne andavano. Che quelli? Quelli. Se ne sono andati. Ma sì, ormai saranno già a Modena. Non ne potevano più di vedersi in questo posto. E l'uomo che erano venuti a prendere? Oh, sono ragazzi, si sono stufati e non hanno voluto restare più in giro. Anche Fazzoletto Rosso è andato con loro. Come? È andato a Modena con loro, si è lasciato incantare. Ed è andato con loro e c'è anche Toma, che si è lasciato incantare. È andato con loro anche Toma? Sì. E ci sono altri che forse ci vogliono andare, parlano. La Giralda d'Orno, Spataro. Ma per cosa a Modena? Per starci. Sembra che ci sia tutto il lavoro che si vuole. Loro dicono che qui è una merda, che qui ogni fatica è sprecata, che è solo a Modena o a Bologna che vale la pena di fare qualcosa. E Fazzoletto Rosso e Toma si sono lasciati incantare e hanno preso la roba loro e sono andati. Ventura. I cacciatori. Che cosa? I cacciatori. Ebbene, che vengano. Ma sono andati via, se ne sono andati. Ah, se ne sono andati. Hanno rinunciato a cercarti. Ma sai che succede? Fazzoletto Rosso e Toma se ne sono andati. Pensa. E altri, non so quanti, vogliono pure andarsene, occorre fare qualcosa per fermarli. 2 o 3 o 4 o di più, alzati, bisogna che gli parliamo. Con tutta la frenesia della caccia che avevano. Sì, comunque gli è passata, o è che non erano i più indicati.
Non hanno fatto che criticare, criticare e seminare sconforto e piantare delusione. Ma io che posso più dire? Che posso più dire? Che posso più dire? Eh sì,